Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao James, come stai oggi? Ciao Lily, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare di soldi. Ti piace parlare di soldi? Sì, mi piace. I soldi sono importanti per molte cose nella vita. Ottimo! Ho alcune domande sui soldi. Possiamo parlarne? Certo, Lily. Sono felice di condividere le mie idee sui soldi. James, cosa significano i soldi per te? I soldi sono uno strumento che usiamo per comprare cose. Li utilizziamo per pagare cibo, vestiti e attività ricreative. Sono d'accordo. I soldi ci aiutano ad avere ciò di cui abbiamo bisogno e ciò che desideriamo. Ma i soldi non riguardano solo l'acquisto di oggetti. Aiutano anche a pianificare il futuro. Sì, pianificare per il futuro è molto importante. Risparmio un po' di soldi ogni mese per poter comprare un'auto un giorno. È un buon piano. Anche io risparmio. Voglio viaggiare e vedere posti nuovi. Risparmiare è intelligente. Significa che potrai fare esperienze più emozionanti in futuro. Hai un budget, Lily? Sì, ho un budget semplice. Scrivo il mio reddito e le mie spese. Cerco di spendere meno di quanto guadagno. È una buona abitudine. Un budget ti aiuta a sapere quanti soldi hai e quanto puoi spendere. James, da dove provengono i tuoi soldi? I miei soldi provengono dal mio lavoro. Lavoro part-time in un piccolo negozio. Ricevo anche un po' di soldi dalla mia paghetta. È bello. Anche io guadagno soldi dal mio lavoro. Lavoro in un caffè e ricevo anche un po' di soldi dai miei genitori. È utile avere più fonti di reddito. Ti aiuta a essere più indipendente. Sì, lo è. Mi sento orgogliosa quando guadagno i miei soldi. Lily, cosa fai con i tuoi soldi? Uso i miei soldi per molte cose. Pago il cibo, l'affitto e i materiali scolastici. Risparmio anche dei soldi in banca. Faccio lo stesso. Paghi i conti e le necessità quotidiane. Poi risparmio un po' ogni mese. Mi piace spendere anche un po' di soldi per divertirsi. A volte compro una maglietta nuova o vado al cinema. È bello spendere soldi per cose che ti rendono felice. Ma devi stare attenta a non spendere troppo. Sì, cerco di bilanciare le mie spese. Voglio godermi la vita, ma voglio anche risparmiare per il futuro. È molto importante. Spendere saggiamente è una parte fondamentale della gestione del denaro. James, cosa significa per te risparmiare? Risparmiare significa mettere da parte dei soldi per bisogni futuri. Io deposito i miei risparmi in un conto bancario. Io risparmio in un barattolo a casa e anche in banca. Mi piace vedere crescere i miei risparmi. È una bella sensazione vedere aumentare i tuoi risparmi. Ti dà sicurezza per il futuro. Risparmio per molti motivi. Voglio comprare un telefono nuovo e forse un'auto un giorno. Risparmio perché voglio viaggiare e studiare all'estero. I miei risparmi mi aiuteranno a raggiungere i miei obiettivi. Jess, spendi soldi per cose che non sono molto importanti? A volte lo faccio. Ad esempio, compro un caffè e ogni giorno uno spuntino. Ma cerco di limitare queste spese. Anche io spendo un po' per snack e intrattenimento. È divertente, ma devo stare attenta a non sprecare soldi. È bello godersi la vita, ma dovresti sempre pensare al tuo budget. Sì, controllo il mio budget prima di comprare qualsiasi cosa.
Voglio essere sicura di potermelo permettere. È un'abitudine saggia. Ti aiuta a evitare debiti e a mantenere il controllo dei tuoi soldi. James, cos'è il debito? Il debito è quando prendi in prestito soldi e devi restituirli in seguito. Ad esempio, se usi una carta di credito, sei in debito se non paghi l'importo totale. Non mi piace il debito. Cerco di pagare le mie bollette in tempo per non dover soldi a nessuno. È molto importante. Essere in debito può farti sentire stressato. Sì, vivere senza debito è un buon obiettivo. Significa che sei libero di spendere i tuoi soldi come desideri. Sono d'accordo. Uso la mia carta di credito solo per emergenze e pago l'importo totale ogni mese. È una scelta intelligente. Ti aiuta ad evitare alte spese di interesse. James, come pianifichi il futuro con i tuoi soldi? Pianifico il futuro risparmiando e investendo. Metto dei soldi in un conto di risparmio e un po' in un piccolo fondo di investimento. È interessante. Voglio imparare anche a investire. Ho visto annunci per piccole azioni e obbligazioni. Investire significa utilizzare i tuoi soldi per guadagnare di più. È un modo per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. Sì, ma so che investire comporta anche dei rischi. Puoi perdere soldi se il prezzo delle azioni scende. È vero. È importante informarsi e capire prima di investire. Voglio imparare di più sull'investimento per poter fare buone scelte in futuro. Ci sono molti libri e corsi online sull'investimento. Puoi iniziare leggendo guide semplici. Cercherò alcune informazioni. Voglio essere intelligente con i miei soldi. Lili, qual è il tuo obiettivo con i soldi? Il mio obiettivo è essere finanziariamente stabile. Voglio avere abbastanza soldi per le mie necessità, risparmiare per il futuro e godermi la vita. È un buon obiettivo. Anche io voglio essere stabile. Voglio viaggiare, comprare una casa e forse avviare una piccola impresa. Questi sono grandi sogni. Per raggiungere i tuoi obiettivi, devi pianificare e lavorare duramente. Sì, ho in programma di risparmiare una certa somma di soldi ogni mese. Voglio anche imparare di più su budgeting e investimenti. Ho un piano simile. Cerco di risparmiare almeno il 20% del mio stipendio ogni mese. È una buona abitudine. Se risparmi regolarmente, i tuoi soldi cresceranno nel tempo. Credo che con un buon piano posso raggiungere i miei obiettivi. I soldi sono uno strumento per aiutarmi a vivere la vita che desidero. Sono d'accordo. I soldi possono aiutarti a realizzare i tuoi sogni se li usi saggiamente. Jazz, pensi che i soldi rendano le persone felici? I soldi possono aiutarti a comprare cose e vivere buone esperienze, ma non sono l'unica cosa che rende felici. Credo che la vera felicità derivi da molte cose: famiglia, amici, salute e amore. I soldi sono importanti, ma non sono tutto. Sì, ho visto persone ricche che non sono felici e persone semplici molto soddisfatte. I soldi sono uno strumento, ma la felicità viene da dentro. Sono d'accordo. Voglio usare i soldi per migliorare la mia vita, ma so anche che la felicità proviene da molte fonti. È importante bilanciare i soldi con altri valori nella vita. James, come possiamo insegnare agli altri riguardo ai soldi? Possiamo insegnare ai nostri amici e familiari riguardo al budgeting, al risparmio e alla spesa saggia. Possiamo condividere le nostre conoscenze e esperienze. È una buona idea. Parlo spesso con mio fratello più piccolo di risparmiare e pianificare per il futuro.
Parlo con mia sorella dell'importanza di non andare in debito e di usare i soldi saggiamente. Condividere informazioni sui soldi può aiutare molte persone, può rendere la nostra comunità più forte. Sì, quando impariamo insieme, tutti diventiamo migliori nella gestione del denaro. Voglio imparare di più sulla gestione del denaro. Leggerò libri e parteciperò a workshop. È un ottimo piano. Mi unirò a te nella ricerca di buone risorse. James, oggi abbiamo parlato di molte cose riguardo ai soldi. Cosa ti è piaciuto di più della nostra conversazione? Mi è piaciuto condividere le nostre idee su risparmiare, spendere e pianificare per il futuro. È importante parlare di soldi. Sono d'accordo. Ho imparato cose nuove su budgeting e investimenti. Mi sento più sicura delle mie scelte finanziarie. Anche io sento che la nostra discussione mi ha aiutato a riflettere più chiaramente sui miei obiettivi con i soldi. Sono felice che ne abbiamo parlato. I soldi possono essere un argomento difficile, ma è molto importante. Sì, parlando di soldi, possiamo aiutarci a vicenda e imparare insieme. Continuerò a lavorare sul mio budget e sul mio piano di risparmi. Voglio essere libera da debiti e sicura per il futuro. È un buon obiettivo, Lily. Controllo anche il mio budget e cerco di risparmiare di più ogni mese. Magari possiamo confrontare i nostri budget e aiutarci a vicenda. È un'ottima idea, Jans. Possiamo imparare dai piani dell'altro e migliorare insieme. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione sui soldi. Magari possiamo parlare di investimenti o di pianificazione per spese importanti. Sì, mi piacerebbe molto. Grazie, Jans, per questa bella chiacchierata sui soldi. Grazie, Lily. Ho apprezzato la nostra conversazione. I soldi sono un argomento importante e sono felice che ne abbiamo parlato. Ci vediamo la prossima volta. Buona giornata. Anche a te, Lily. Buona giornata. Ottimo lavoro! Vuoi continuare a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.